Quanti chilometri l'anno dovrei correre per essere un buon runner o un runner allenato? È una domanda che potrebbe avere la risposta più facile che i consulenti danno sempre. Dipende. E dipende sì, e molti di voi immagino che staranno già scrivendo nei commenti: ma che domanda stupida. In realtà è una domanda che ho ricevuto più volte, molto curiosa, su cui però potremmo fare dei ragionamenti. E se stai qui fino alla fine vedrai che poi non è poi così stupida questa domanda. Intanto però ti chiedo una cosa: scrivimi nei commenti qui sotto tu quanti chilometri all'anno corri. Ad esempio, se sei iscritto a Strava, alla fine dell'anno ti dà il riassunto non solo dei chilometri che hai corso ma di tutte le attività. Prima di andare sui numeri, perché vi prometto che alla fine vi darò anche dei numeri, facciamo il ragionamento sul dipende quanti chilometri dovrei correre per essere un buon runner. Beh, prima di tutto dipende dalla vostra esperienza e storia sportiva. Se nell'anno precedente ne ho corsi 500, difficile che ne correrò 5000 nell'anno successivo, anche perché probabilmente un infortunio mi fermerà prima. Poi l'altro aspetto dipende anche dalle gare che preparo, legato sempre all'esperienza sportiva. Non posso passare da preparare una 5000 e non ho mai corso di più a preparare un'ultramaratona, però sicuramente l'obiettivo di allenamento è il primo criterio su cui ragionare. Un altro aspetto su cui ragionare è: ma quanto tempo corro durante l'anno? Un runner che corre tutto l'anno comunque non dovrebbe correre 12 mesi, perché almeno uno, ma anche 2 periodi di transizione, di stacco tra una stagione e l'altro dovrebbe concederseli. Quindi nel mio calcolo, nella mia stima, io ho calcolato 10 mesi e mezzo, con una media di chilometri settimanale. Vedrete che poi dopo, se vi allenate con criterio o comunque in generale, questi conti potranno tornare. Un altro aspetto che dobbiamo considerare in quanti chilometri l'anno dovrei correre per essere un buon runner è che il volume è sicuramente una chiave del successo, ma non è tutto. In questo c'è un equilibrio tra bassa e alta intensità, e anche il fatto che se il mio obiettivo è migliorare, ci sta a aumentare i volumi, ma l'incremento della distanza dovrà essere graduale. Mi raccomando, c'è la famosa regola del 10% da una settimana all'altra, che è il massimo del volume, e vi consiglio di calcolarlo sui minuti di lavoro più che sui chilometri che posso crescere, in cui posso crescere. Però attenzione che è una stima, perché poi dopo, se quel 10% mi porta dietro anche che quella settimana farò tutta alta intensità, siete cresciuti molto di più, perché il carico andrebbe calcolato anche non solo dal volume, ma il volume per l'intensità che faccio. Quindi bilanciare quantità e qualità è fondamentale. Se mi segui da un po' sai che per me è tutta qualità. Anche gli allenamenti a bassa intensità sono qualitativi. Chiamare qualitativi solo gli allenamenti, i lavori, i famosi lavori, quelli a media ed alta intensità, secondo me può essere un equivoco, può essere fuorviante, perché fa passare il concetto che la bassa intensità non porti risultati. In realtà ne porta come, e quindi non mi piace chiamare lavori qualitativi quelli ad alta intensità, ma questo è un mio modo di ragionare, che non è sicuramente per forza estendibile a tutti. Però è importante nel calcolo, nel volume di lavoro che vado a fare ogni anno, ragionare anche su questi aspetti. Nel numero di chilometri dell'anno bisogna considerare anche, ovviamente, la mia disponibilità di tempo, ma anche la mia salute. Devo stare attento nel momento che vado a crescere di chilometri su eventuali infortuni, quindi ascoltarmi bene, consigliarmi col mio allenatore se ce l'ho, fare sempre della manutenzione da soli, controllando stretching, mobilità, flessibilità, ma anche magari con un fisioterapista di fiducia. E sicuramente gli infortuni incidono sul numero di chilometri l'anno, ma è ora di vedere quanti chilometri l'anno dovrei correre se sono un buon runner. Se sono un principiante, sono agli inizi, però già corro con regolarità, quindi non sto parlando di chi magari corre solo 20-30 minuti, ok? Un numero su cui potrei oscillare sono tra i 1000 e i 1800 km. L'ho stimato facendo una media di chilometri settimanali, come dicevo, non correndo tutte e due le 52 settimane e mezzo che ci sono
in un anno. Se sono un runner un po' più esperto di un principiante, un runner amatore con un po' di anni e chilometri percorsi, tra 1500 e 2300 chilometri potrebbe essere un buon intervallo per ottenere risultati. Probabilmente in questo caso non preparo grosse maratone, anzi magari no, magari corro fino alle mezze, però inizia a essere un buon volume. Se sono un runner invece più esperto che prepara maratone, secondo me non si dovrebbe scendere alla fine, se andate a fare la somma, ripeto, al netto di infortuni, sotto i 2000, ma è facile anche superare i 3000 e raggiungere i 3500 km. Un runner evoluto, più esperto ancora, che prepara maratone, ma magari non fa neanche maratone, ma fa mezze, è facile invece che stia sopra i 4000 km l'anno. Perché ho fatto queste differenze? Non solo per le gare che si preparano, ma perché più sono esperto e più sono anche veloce, solitamente, anzi quasi sempre, e se sono poi soprattutto immune agli infortuni o grossi infortuni, qual è una delle differenze che c'è tra questi tipi di runner? Beh, la capacità di recuperare. Che cosa vuol dire? È il tempo in cui io recupero un allenamento. Chiaro che l'allenamento, ad esempio, lento, a bassa intensità, dovrebbe avere un tempo di recupero al massimo di 24 ore, se l'ho fatto bene. O neanche la necessità. Per i runner più esperti, infatti più evoluti, magari si può fare anche la doppia, no? L'allenamento la mattina e la sera, e spesso quello della sera è un allenamento a bassa intensità che recupera magari un allenamento più impegnativo del mattino, non sempre così, ma spesso accade così. E quindi la mia capacità di recuperare farà anche la differenza poi nel volume che riesco a gestire. Non a caso i runner più forti si allenano anche più di 100 km a settimana, e quindi facendo un breve calcolo capite che è facile superare i 5000 km. Parliamo invece dei runner professionisti, ne abbiamo già parlato in passato, ho dedicato l'ultimo capitolo del mio libro, L'equilibrio della corsa, proprio a che come si allenano i top runner, prendendo delle ricerche che hanno fatto proprio delle statistiche, prendendo top runner collegati a top allenatori. Beh, insomma, un top runner è facile che superi tranquillamente i 10, parlo di ovviamente da chi corre i 10.000 in su, ma anche i 5.000, che superi i 10.000 km l'anno o anche di più. Ma se vuoi approfondire quali sono le buone abitudini di un top runner, per poi prendere spunto, non copiarli, perché la prima cosa che bisogna fare è non copiare un top runner, ma prendere spunto da alcune pratiche e quindi ragionare su se stessi, ti consiglio di guardare questo video qui dedicato proprio a come si allena un top runner e che cosa possiamo imparare noi. E intanto, se non l'hai fatto, iscriviti a Runner 451, ma guardati anche il video, dopo fai clic e te lo guardi. Buone corse, ciao!